spero bene. Mi raccomando, nell'attesa che si colleghi anche qualcun altro, mi raccomando, iscrivetevi al canale qui sotto e attivate anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, speriamo questa volta di essere veramente un po' più di persone perché avevo provato prima, ma come al solito le dirette live qui sul canale hanno sempre un problema, quindi speriamo che a sto punto YouTube veramente decida di far partire la diretta live. Ciao Silvia, ciao Silvia! E quindi speriamo che funzioni. Ecco, avevo provato prima, ma ciao Maria, ciao Sergio, eccoci, ciao Sergio. Avevo provato prima, ma il programma là non funzionava, quindi non so bene come mai, boh, non lo so. E, voi lo sapete, potete commentare qui sotto in diretta live. Io i commenti li leggo e poi eventualmente rispondiamo anche alle vostre domande. Allora, io nell'attesa entro anche in diretta live da qua, dal mio telefono, almeno così riesco a vedervi, a leggervi, perché da qui, ecco. Allora, ciao Marco, ciao Rosaria, ciao Rosa, poi c'è Roberto, ciao Alessandra, Cinzia, Silvia, ciao a tutti, ben arrivati, ben arrivati. Allora, di cosa volevo parlarvi? Stasera volevo parlarvi di un argomento che vabbè, ormai sta andando. Ciao Paola, sta andando, diciamo. Beh, io stavo aspettando sul secondo canale, poi sono tornato qua. Sì, in realtà doveva essere in diretta anche sul secondo canale e anche su Instagram. Poi non so perché, ma voi lo sapete perché ormai non è una novità. Voi lo sapete, tutte le volte che vado in diretta live succede sempre qualcosa che alla fine, cioè alla fine, cioè cioè viene su un paciocco, ecco, come adesso, ho schiacciato una cosa, quindi boh. Viene su sempre un paciocco, lo sapete, non è una novità, le mie dirette live sono sempre un'avventura. Scusa, sono entrata ora, avevo una cena. Ciao Alessandra, buona cena. Lunedì farò la domanda al CAF e intanto ho sistemato tutto quanto. Bene, bene, ecco. Allora, io avevo preparato un argomento proprio riferito a questo qua. Allora, ciao Paola, proprio riferito a questo argomento qua. Luigi, dalle 21 che aspettavo la diretta live. Sì, ma l'ho detto, c'è stato un problema, con le dirette live, qua è sempre un'avventura. Non dovevo essere con questo programma, dovevo usare un altro programma, ha deciso che non doveva funzionare proprio adesso, ma va bene. Siamo abituati, ma tanto dopo la corrente elettrica che era saltata, cos'era, 3 settimane fa, non so, non so se vi ricordate che eravamo in diretta live, a un certo punto è saltata la corrente elettrica, buonanotte al secchio, cioè lì veramente le abbiamo passate tutte. Ciao Stefano, ciao Stefano. Mi raccomando, tap tap, bravo, tap tap qua sotto, fate tap tap qua sotto, che io lo vedo, qua sotto nella chat, facciamo salire un po' sta live 2 settimane fa, infatti 2 settimane fa, in diretta live, tutti tranquilli, a un certo punto va via la corrente, buonanotte sognatori, e boh, cioè, non si vedeva più niente, quindi alla fine, cioè, cosa vuoi che succeda? No, voglio dire, tanto siamo abituati. Allora, io volevo parlarvi di una cosa, che mi sono preso un paio di appuntini, che riguarda questo argomento, perché me l'hanno chiesto in tanti
e cioè, insomma, non si capisce come mai, insomma, cioè, molte persone mi hanno chiesto di parlare di questo argomento, mi hanno commentato sotto i video, quindi ho detto, vabbè, qual è il momento giusto per parlarne all'interno di una diretta live? Allora, la domanda è questa, ascoltate bene, la domanda è questa. Perché c'è un mese di stop per poter rinnovare l'assegno di inclusione? Dici, perché c'è un mese di stop per rinnovare l'assegno di inclusione? Allora, mi sono preso un paio di appuntini. Allora, dice, il mese di stop per rinnovare l'assegno di inclusione serve a garantire che le informazioni relative alla situazione economica e familiare dei beneficiari siano aggiornate e accurate, ok? Quindi diciamo ci sono alcuni motivi per cui è previsto un mese di stop. Allora, intanto aggiornamento delle informazioni, perché durante il mese di stop i beneficiari devono rinnovare la loro domanda e fornire informazioni aggiornate sulla loro situazione economica e familiare. Questa cosa qua consente all'INPS di verificare che i beneficiari continuino a soddisfare i requisiti per ricevere l'assegno, ok? Poi c'è la verifica dei requisiti, Il mese di stop in pratica consente all'INPS di verificare che i beneficiari continuino a soddisfare i requisiti per ricevere l'assegno, ok? Come ad esempio il reddito, la composizione del nucleo familiare, insomma l'INPS verifica tutte queste cose qua che diciamo siano ancora valide, no? Cioè che i requisiti ci siano ancora, giusto? Giusto. Poi c'è un'altra questione, speriamo che adesso io dico una parola, speriamo che YouTube non mi banna la diretta. Ciao Ciro, speriamo che YouTube non mi banni la diretta perché... Allora, come ve la posso dire? Prevenzione, c'è un controllo sulla prevenzione dei farlocchi, ecco, diciamo così, un controllo sulla prevenzione dei farlocchi, i farlocchi, no? I farlocconi. Adesso vi spiego. Praticamente il mese di stop può aiutare e prevenire i farlocconi e gli abusi del sistema. Dice garantendo che solo coloro che soddisfano i requisiti continuino a ricevere l'assegno. Ecco, così ci siamo capiti e spero che YouTube non mi abbanna il video. Poi c'è un discorso di gestione delle risorse, in questo senso qua, gestione delle risorse, no? Dice il mese di stop può aiutare l'INPS a gestire meglio le risorse disponibili, in questo senso qua, per l'assegno di inclusione, assicurando che i beneficiari siano quelli che ne hanno maggior bisogno. In generale il mese di stop è un'opportunità per l'INPS di verificare e aggiornare le informazioni relative ai beneficiari, garantendo che l'assegno di inclusione sia erogato in modo efficiente. Ho capito? Quindi praticamente, ecco, brava Maria Laura, proprio in quel senso lì, per me, dice, per me è una cosa positiva. A parte, lasciamo stare il discorso che appunto c'era la stessa cosa, c'era uguale con RDC. Cioè, quindi vabbè, io adesso vabbè, questa cosa qua non l'ho detta prima nell'elenco, però ciao Raffaela,
Io prima non l'ho detta, però più o meno in linea generale, cioè, la stessa cosa funzionava anche con RDC, non è che è. E quindi, ehm, diciamo che secondo me è più che altro una questione di verifica dei requisiti, secondo me, più che altro è quello, cioè consentire all'INPS di verificare che i beneficiari continuano a soddisfare i requisiti per ricevere l'assegno. Anche se in realtà, a dirla tutta, comunque l'INPS anche durante l'anno controlla, non è che, cioè, non è che la butta lì, cioè non è che l'INPS ricarica così a cavolo, giusto perché mi sta simpatico, no? Cioè quelli controllano sempre comunque. E poi comunque hanno già controllato con l'ISEE, perché a gennaio facendo l'ISEE, cosa è successo? Che le persone comunque hanno aggiornato la situazione, perché con l'ISEE ci finisce dentro tutto, ci finisce il reddito, ci finisce la situazione familiare, ci finisce se sei in affitto, ci finisce dentro di tutto praticamente, no? Quindi già a gennaio controlla tutto quanto con l'ISEE, già lì, ok? E, e l'altra domanda, ecco, questa qua è l'altra domanda, questa è un'altra domanda molto interessante che fa Elvira, no? Elvira dice, vuol dire che questo mese niente ricarica. Allora, questa domanda qua, vi assicuro, l'ho ricevuta tantissimo, tantissimo, praticamente, diciamo, c'è una media di almeno circa 3 domande al giorno riferite su questo argomento qua. Cioè, tutti quanti sono preoccupati del fatto che praticamente non si riceve la ricarica. Allora, io ho qua un appuntino, tra l'altro, no? Io qua ho un appuntino con tutto quanto scritto. Allora, intanto voglio sapere dai nuovi se è già partita la lavorazione. Intanto voglio sapere dai nuovi percettori se è già partita la lavorazione di metà mese. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se è già partita la lavorazione di metà mese, ok? Allora, lavorazione del 15, io mi scrivo del 15 giugno. Fatemi sapere qui sotto nella chat se sono già partite le lavorazioni, è molto importante da sapere perché se il pagamento arriva al 14, aspetta che qua è tutto bloccato, se il pagamento arriva al 14, cioè dopodomani, eh? Allora, commentate o non commentate? Su, fatemi sapere qua sotto. Fatemi sapere qua sotto nella chat, dai, su. Fatemi sapere qua sotto nella chat, va? Se, io sto parlando per i nuovi, ok? Sì, vabbè, la carta 80 euro lo so. Ok, la carta di 80 euro quella la so, non è una novità. Anzi, della carta di 80 euro ne ho parlato ieri in un video. Adesso non vorrei dire, ma dovete guardarli i video perché io l'ho pubblicato ieri, il discorso dell'80 euro. Comunque, qua mi pare di capire che non c'è nessun nuovo percettore.
Cioè, io volevo sapere io da voi, per i nuovi percettori di ADI, se sono già partite le lavorazioni, o se no me lo vado a cercare, io, ok? Se non lo sapete voi me lo vado a cercare io. Allora, bravo, infatti, ma in tanti sono fissati che ad agosto riceveranno 2 mensilità. È vero, a parte il discorso delle 2 mensilità, a parte quello, ma molti sono fissati che non ricevono manco la ricarica di adesso. Quindi io a sto punto volevo appunto parlare di questa cosa qua. Allora, la domanda che ho ricevuto in tantissimi, che mi hanno fatto tantissime persone in questi giorni, è questa qua. Se i 18 mesi scadono a giugno lo pagano l'ADI? Cioè, questa è una domanda che ho ricevuto veramente, ma voi non avete idea, cioè minimo una volta al giorno, minimo, minimo. Allora, partiamo da qua, ok? Così non facciamo confusione, non ci confondiamo le idee. Allora, se i 18 mesi di assegno di inclusione ADI scadono a giugno, riceverai regolarmente il pagamento dell'ADI a giugno, ok? Questo perché giugno è l'ultimo mese del tuo primo ciclo di erogazione, quindi stiamo parlando delle 18 mensilità e siccome il 99% delle persone che guardano il mio canale hanno fatto domanda a gennaio, cosa succede? Che giugno è l'ultimo mese del primo ciclo di erogazione, quindi le 18 mensilità, ok? Quindi il mese di luglio sarà il mese di stop obbligatorio. Diamo per scontato che la 18ª mensilità è giugno, ok? Durante il quale non riceverai l'assegno. Quindi luglio sarà il mese di stop obbligatorio, durante il quale non riceverai l'assegno. Ok? Dovrai presentare la domanda di rinnovo proprio nel mese di luglio. Se la domanda verrà accolta e ci sono comunque i requisiti che rimangono confermati, quindi che non cambiano, la prima ricarica del nuovo ciclo di pagamenti arriverà poi ad agosto e il nuovo ciclo di pagamenti, lo sapete, durerà 12 mesi, non più 18, ok? Ok. Quindi, in sintesi, giugno è l'ultimo pagamento delle 18 mensilità. Luglio è il mese di stop, quindi dovrai presentare la domanda di rinnovo in questo mese, e agosto, se il rinnovo viene approvato, riceverai la prima ricarica del nuovo ciclo di 12 mesi ad agosto. Quindi un consiglio, è molto importante tenere d'occhio le scadenze e muoversi per tempo per evitare poi delle interruzioni, delle lungaggini, problematiche, blocco dei pagamenti e quant'altro, ok? Qui comunque stiamo parlando del fatto che la quasi maggioranza delle persone che guardano il mio canale, hanno fatto domanda a gennaio, ok? Mi raccomando. Quindi diamo per scontato, cioè io dico perché poi io parlo, no? Però poi magari uno capisce quello che vuole capire, ok? Quindi mi raccomando, diamo per scontato che le 18 mensilità finiscono a giugno.
poi chi ha fatto domanda a marzo, chi ha fatto domanda a febbraio, chi ha fatto domanda ad aprile, chi ha fatto domanda a giugno dell'anno scorso, deve contarsi le 18 mensilità, ok? Io parlo e do per scontato che chi ha fatto domanda tipo dicembre-gennaio, le 18 mensilità scadono a giugno, tutti gli altri devono calcolarsi le 18 mensilità, ok? Sul fatto di calcolarsi le 18 mensilità, avevo fatto un video dove spiegavo come calcolarseli, ok? Quindi basta contare, no? Le 18 mensilità pagate, basta contare. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. E sono 12 e ne mancano 6. Poi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno. 6 più 12 fa 18. Quindi, mi raccomando, io lo dico perché molte persone mi scrivono e mi chiedono, ho fatto domanda lì, quando scadono le 18 mensilità? Allora, mi sembra una domanda quanto inutile, perché se conti gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, 7, capace a contare fino a 18, capisci quando scadono, no? Voglio dire. È molto semplice. Ecco, Luigi sembra di tornare a scuola, ma tu non hai idea. Allora, io ricevo tantissime, ma tantissime domande di persone che mi dicono: ho fatto domanda a marzo, gennaio, febbraio, marzo 2025, a giugno mi scade e devo rinnovare. Oppure ho fatto domanda a gennaio, febbraio, quando mi scadono. E io, vabbè, una volta rispondo, due pure, alla terza volta non rispondo più, perché a un certo punto basta contare gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, cioè conti fino a 18 e lì vieni a scoprire cioè, voglio dire, no? Cioè, inoltrami le domande. Inoltrami le domande ma guarda, basta che tu vai sotto i video e le trovi tutte le trovi. Tutte, adesso vabbè, io non dico quello perché, vabbè, ovviamente, cioè, vabbè, fa parte del gioco, no? Cioè, fa parte del gioco, fa parte anche del fatto che, ovviamente, chi guarda anche il mio canale viene anche lì e commenta, no? Cioè, è tutto un giro, no? Cioè, ecco. Grazie Maria Laura, grazie. È tutto un giro, no? Ecco. Però almeno contare fino a 18. Anzi, tra l'altro, adesso non mi ricordo più chi è stato. Forse non mi ricordo. Allora, se non mi ricordo più chi è stato, forse Maria Laura, adesso non ricordo perché è successo ieri, forse ieri. C'è stato qualcuno, anzi era una donna, c'è stata una donna che mi ha scritto dicendomi che ha chiamato l'INPS per avere aggiornamenti e l'INPS gli ha detto che praticamente per rifare domanda bisogna rifare tutto da capo, compreso il PAD, ok? Adesso non ricordo esattamente chi mi ha fatto questa domanda. Se la ritrovo, vi dico cosa mi ha detto. Allora, dovete aspettare un attimo che riesco a ritrovare il messaggio che mi ha mandato. Ah, è stata Francesca, ecco, Francesca.
anche in pazientologia. Ma lo sai che io sono anche, ho fatto un corso di egittologia pure, non solo pazientologia, ma ho fatto anche 20 anni fa, avevo fatto, stavo praticamente facendo dei corsi di egittologia. E comunque Francesca mi ha scritto un messaggio che secondo me può esservi utile. Allora, facciamo così, Francesca, ve lo leggo così facciamo prima. Allora, Francesca dice: Buonasera a tutti voi, buonasera a lei, ragioni a Luigi, grazie mille. Allora, ascoltate, io ho telefonato direttamente all'INPS e tramite il numero di protocollo mi hanno detto che giugno è l'ultima ricarica di ADI. Ok, e fino lì va bene. Bisogna fare tutto il percorso della domanda ADI al rinnovo, cioè il PAD, eccetera, eccetera. Buonasera, grazie Luigi per le informazioni. Quindi lei praticamente ha chiamato l'INPS, vabbè, si è fatta dare il suo, cioè col suo numero di protocollo della domanda e quant'altro, si è fatta spiegare tutto. E gli hanno detto, a come mi ha scritto lei, gli hanno detto che praticamente quando si fa la domanda di rinnovo, adesso bisogna rifare tutto, compreso il PAD. Adesso, esattamente, molti mi hanno scritto che ancora non si, cioè io leggevo anche commenti, altre cose, allora esattamente non sappiamo che cosa chiederanno in dettaglio, non si sa ancora. Però io quello che volevo dirvi, però io quello che volevo dirvi è questo. Allora, chi è capace a farsi la domanda su internet con il sito internet dell'INPS, ben venga. Vi fate la domanda, vi compilate i moduli, inserite quello che vi viene richiesto e va bene. Una cosa mi raccomando, chi si fa la domanda online da solo o da sola, perché cioè, non è che tutti, cioè, hai capito, no? Ci siamo capiti. Mi raccomando, siccome che diciamo una cosa abbastanza nuova, prima di premere invia, cioè prima di spedire la pratica all'INPS, mi raccomando, fate una bella cosa. Piuttosto vi stampate su fogli di carta di brutta, no? Fate una stampa di prova, ve lo stampate, ve lo tenete lì, lo leggete, lo ricontrollate, vi segnate le cose che secondo voi non funzionano e di qua e di là. Dopodiché, quando siete proprio sicuri che è tutto a posto, allora la inviate. Io ve lo dico perché una volta che è partita, cioè una volta che è partita l'INPS, poi andare a correggere diventa un casino, mi raccomando. Quindi, se non ve la sentite, non siete sicuri, secondo me lasciate perdere, andate da un consulente fiscale, andate al CAF, andate dal patronato, andate dal commercialista, dal tributarista, cioè andate da chi volete, ma fatevi seguire la pratica direttamente da chi vi segue le questioni fiscali, no? Ecco. Quindi mi raccomando, non fatevi, cioè, non ci facciamo prendere dall'emozione. Il 23 dicembre, e infatti mi ricordo che tu l'avevi fatta online
Il 23 dicembre l'avevo fatta online perché i CAF non erano pronti. Ora invece sembra che lo siano tranquilli. Il 18, ah sì, vabbè, 18, 23, comunque mi ricordo che tu l'avevi fatta a dicembre, mi ricordo come l'avevi detto e che appunto avevi fatto questa domanda, sì, comunque mi ricordo che l'avevi fatta online. E, allora, aspetta che c'è una domanda qua. Devo richiedere, i 18 mesi scadono a settembre, ma io a giugno devo rifare di nuovo l'ISEE e mandare all'INPS. Eh, questa è un'altra domanda, questa è un'altra domanda che ricevo spesso. Cioè, molte persone sono convinte che siccome che devono rifare domanda, bisogna rifare l'ISEE. Allora, l'ISEE, se l'avete fatto a gennaio, cioè non credo che ci siano questioni. Ok, ciao, 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 ciao. E non credo ci siano problematiche o questioni legate all'ISEE. Cioè, se voi l'avete fatta a gennaio, o sì, se voi avete fatto l'ISEE a gennaio, ok, e a giugno, per dire, bisogna rinnovare la domanda di ADI, non ha che senso a rifare l'ISEE, cioè l'avete già fatto, a meno che non volete togliere quel discorso dei 50.000 euro dei buoni statali, adesso non mi ricordo se sono 50.000, non mi ricordo la cifra. Comunque, sapete che c'è tutta quella cosa nuova che si possono togliere i buoni postali, i buoni statali, i bot, CCT, Cic Spic e Span. Ciao GBN! E sapete che c'è quella storia là. A meno che non volete togliere quelli, non credo ci siano questioni, cioè che ci sia necessità di dover rifare l'ISEE, cioè no, capito? Voi comunque chiedete la consulenza al vostro cioè andate dal consulente e vi risolvete il problema. Se siete in dubbio di fare la domanda online, lasciate perdere, evitatevi casini proprio, ve lo dico. Anch'io iscrizione online del PAD previa messaggio richiesto dell'INPS e domanda fatta al CAF in dicembre 2023. Ecco, vedi appunto. Anch'io iscrizione online del PAD previa messaggio richiesto dall'INPS, giusto, brava, brava, proprio detto giusto, previo messaggio richiesto dall'INPS, brava, brava, e domanda fatta al CAF a dicembre 2023. Mi ricordo anche di questa cosa qua. Adesso che me l'hai scritto, mi sono ricordato. Mi sono ricordato. Infatti, molte persone ricevevano via email, via SMS, comunque ricevevano un messaggio dove dicevano appunto che dovevano sottoscrivere il PAD. Questo me lo ricordo molto molto bene, sta cosa qua. E, me la ricordo molto molto bene. E, ricevevano un messaggio, insomma, ricevevano un messaggio. Io preferisco andare al CAF. Ecco, infatti, io ve lo dico, mi raccomando, in caso di dubbio, se proprio, andate dal CAF, andate dal consulente fiscale,
andate dal patronato, andate da chi volete, no, vabbè, chi volete, andate da un consulente fiscale, mi raccomando, non a quello che passava di là, mi raccomando. Tramite, ecco, già prenotato il 1° di luglio, ecco. Rinnovo ADI al CAF, brava, brava. Ecco, un'altra domanda che ho ricevuto, sì, patronati, poi dipende, patronati, CAF, perché non è che tutti hanno il CAF sotto casa, non è che tutti hanno il patronato sotto casa, dipende un po', cioè io si parla di CAF, patronato in generale, perché poi sai, l'Italia è grande e non è che tutti hanno l'ufficio lì sotto casa, dipende, cioè dipende. Io li chiamo, io preferisco parlare di consulente fiscale, almeno da lì c'è chi c'ha l'avvocato, c'è chi c'ha il commercialista, c'è chi c'ha il tributarista, chi c'ha il CAF, c'ha il patronato, c'ha l'avvocato, c'ha l'agronomo, perché anche l'agronomo è abilitato all'invio telematico, e quant'altro. Quindi, cioè, andate dal vostro consulente fiscale e vi risolvete il problema. E riferito alla domanda che mi ha fatto proprio Anastasia, qua anche mi dice, io ho già prenotato il 1° di luglio il rinnovo di ADI. Ecco, riferita a quella domanda lì, molte persone ancora mi dicono, ma io ho prenotato al 25 di luglio. Allora, se voi prenotate al 25 di luglio a portare i documenti, dal 25 al 31 di luglio, poi ci sono i sabati e le domeniche, poi se succede qualcosa, che va storto qualcosa, che non... ad agosto, che deve arrivare la ricarica, mi spiegate poi come fate ad aggiustare le questioni se ad agosto praticamente il 90% dell'Italia è chiusa per ferie, ok? Quindi mi raccomando, se dovete prenotare un appuntamento, non aspettate di prenotare l'appuntamento a fine luglio, perché poi il pagamento arriva ad agosto. Ad agosto gli uffici sono tutti chiusi, compresa l'INPS, che la maggior parte dei dipendenti INPS è in vacanza, e i CAF patronati sono chiusi, insomma, cioè non aspettate l'ultimo minuto, perché poi ci siamo capiti che poi finisce come a gennaio, che praticamente c'è gente che mi ha scritto: ah, ho fatto l'ISEE a marzo e mi hanno bloccato il pagamento. E io ero da novembre che dicevo: guardate, non fate l'ISEE a febbraio. No, 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 c'è tempo fino al 28 di febbraio. Ecco, alla fine la gente l'ha fatto al 28 di febbraio, poi si è ritrovata con l'assegno bloccato. Perché? Perché girava quella voce che c'era tempo fino al 28 di febbraio per rinnovare l'ISEE. Il problema è che molti non avevano capito che il rinnovo dell'ISEE doveva essere fatto entro il 31 di gennaio. Il 28 di febbraio era il rinnovo per l'assegno unico, che era una cosa completamente diversa. Quindi molte persone si sono svegliate a metà febbraio andando a rinnovare l'ISEE convinte che c'era tempo fino al 28 di febbraio per rinnovare l'ISEE per continuare a prendere l'assegno di inclusione. In realtà avevano capito una mazza e avevano capito nella loro testa che il 28 di febbraio era l'ultimo giorno per rinnovare l'ISEE per l'assegno di inclusione. Invece no, il 28 di febbraio era l'ultimo giorno per rinnovare l'ISEE per l'assegno unico. Quindi, quando io vi dico sempre, ascoltateli i miei video, ascoltateli fino alla fine e soprattutto guardate le dirette live anche, no? Perché
Da qui si capiscono le cose. Infatti, ehm, entro il 20 di gennaio, vabbè, adesso vabbè, io parlavo 31 gennaio perché comunque era l'ultimo giorno del mese, ok? Entro il 28 febbraio chi non prende sussidi. Eh, ma io l'avevo detto. Io l'avevo detto, il problema è che poi la gente cosa ha fatto? Non ha guardato, capito? La gente non ha guardato i video e quindi un bel momento è venuto su un gran paciocco, capì? Ecco, quello è il discorso. Mm. Io spero che a sto giro sta cosa si sia, diciamo, un po' capita e non ci siano altre problematiche, no? Allora, torniamo a noi. Allora, poi cos'altro? Ora mi apro un caff da te, ho imparato tantissimo e ti ringrazio. Grazie, 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 grazie. E allora, adesso vabbè, ci sono. Sai cos'è? Sai cos'è Maria Laura? Non è solo una questione di aprirsi un caff, perché lì basta avere, diciamo, un po' di esperienza nel settore, le pratiche sono sempre quelle, perché poi alla fine le pratiche gira e tuira sono sempre quelle, no? Cioè, non è che compilare un modulo INPS una volta che l'hai imparato, se non cambiano il modulo dalla mattina alla sera, alla fine il modulo rimane sempre quello. Ma il problema più grosso, secondo me, della consulenza è intanto l'esperienza, che senza esperienza, senza quella non vai da nessuna parte, ma proprio zero, perché io ho avuto a che fare con un avvocato in sti giorni, un frescone, avrà avuto 30 anni, ma mi spiace per lui, ma non capiva una mazza. Adesso non che tutti gli avvocati siano così, ma sto disgraziato lì che ho avuto a che fare io non capiva una mazza. Troppo giovane, secondo me, troppo giovane. E soprattutto ci va esperienza, ci va, non esperienza, ci va, non sopportazione, ci va pazienza, ci va un sacco di pazienza. Sì, è vero, uno può sbagliare una volta, due, tre, però l'importante è fare praticantato. La pazienza, quella non c'è, quella purtroppo la pazienza non c'è nessun praticantato che te la può insegnare. O ce l'hai dentro tu come persona, pazienza rivolta a spiegare le cose, o altrimenti quella roba lì, quella cosa lì non te la potrà mai insegnare nessuno, mai. Devi avercela proprio dai dentro, deve essere una cosa proprio che nasci, che ce l'hai nel DNA, ecco appunto, deve essere una cosa che ce l'hai nel DNA. La pazienza di spiegare queste cose complicate a persone che giustamente non capiscono, perché quello fa il consulente, cercare di spiegare a chi vuole fare una cosa, spiegargliela utilizzando un linguaggio che riesca a capire. E non è, ti assicuro che non è facile, non è facile.
Ci vanno anni e anni di esperienza. Io ci ho messo quasi 20 anni ci ho messo io per riuscire a capire questo meccanismo di questa pazienza e soprattutto nel riuscire a spiegare, quasi 20 anni. Io sono 30 anni che faccio aspetta, quanti anni sono? Quanti anni sono tra l'altro? Aspettane. Io sono la bellezza. Sapete quanti anni sono io che sto qua nel giro a fare il mammalucco qua? Sapete? Vediamo, facciamo un sondaggio. Vediamo secondo voi quanti anni sono che io mi occupo di questi argomenti, che mi occupo di queste cose qua. Scrivete secondo voi qua nella chat quanti anni sono. Vediamo se ci azzeccate. Vediamo se ci azzeccate. Scrivete secondo voi quanti anni. Allora, Maria Laura dice 32. Silvia dice 30. Silvia dice 30. Che si vince? Questa sera non si vince niente. Si vince solo che saluto in diretta chi indovina. Saluto in diretta chi indovina. Ecco cosa si vince. Lui dice qui da quando c'era l'RDC. Sì, qua su YouTube. Qua su YouTube sono qui da quando più o meno c'era io, è dal 2018 che sono qua su YouTube. Ma in realtà che io faccio questo, diciamo, questo lavoro, ecco, diciamo così, facciamo il consulente, ecco, sono molti di più. Sono molti di più. Antonietta dice 25. Allora ve lo dico io, perché nessuno ha indovinato, ve lo dico io. Sono la bellezza di ci dite qua, 30, non so se forse lo vedete al contrario. Aspetta, forse lo vedete al contrario. Sono la bellezza di 34 anni. Sono la bellezza di 34 anni. Adesso voi lo vedete al contrario, non è 43. Sono 34 anni. 34 anni. Vi rendete conto che io ho iniziato quando avevo quest'età. Ho iniziato quando avevo 19 anni. Ho iniziato quando avevo 19 anni, io, lo sapete? Subito, subito, 34 anni, vi rendete conto? Io mi sono avvicinata, sì, più o meno sì, più di 72.000 iscritti fa minimo. Va bene, allora, che ora è? Sono le 22:39, sono 40, tra un po' in pensione. Abbiamo la stessa età, io ne ho 52, 52 compiuti a novembre. Allora è iniziato da bimbo, sì, è iniziato a 19 anni, perché io mi sono diplomato, io mi ricorderò sempre, io me lo ricorderò sempre come se fosse oggi. Mi sono diplomato a luglio, non so cos'è luglio, adesso non mi ricordo, luglio, giù, a luglio, no? Ci sono gli esami. Mi sono diplomato a luglio e poi a settembre, quindi ho fatto agosto vacanza, un mese di vacanza intero, poi a settembre ho iniziato a lavorare, ho iniziato a lavorare a settembre del 91, 91, c'ho il diploma lì, mi sono diplomato nel 90,
Lì riporta 91. Lì riporta 91, quindi nell'anno 90-91. Tu sei più piccolo di me, fai... Izzica. Sì, i governanti attuali ci fanno andare a 70 anni in pensione. Non lo so, non lo so. Comunque, eh, sono 50 minuti che siamo in diretta live. Allora, che dirvi? Io vi ringrazio per avermi guardato. Vi ricordo che questa è la terz'ultima diretta live. Ne faccio ancora due. Faccio ancora quella del 19 e quella del 26 di giugno. Poi, dopodiché ci sarà la pausa estiva, quindi lo sapete, luglio, agosto e più o meno per metà settembre, più o meno, c'è la pausa estiva e quindi poi ci rivediamo poi dopo le vacanze per la primavera, ecco, non è primavera, per l'autunno, ok? Eh, quindi nel 91 riparavo e costruivo PC e io nel 91, nell'89, 90, 89, 90 e 91 io studiavo informatica perché facevo ragioneria, io facevo ragioniere programmatore. Quindi praticamente io nell'89, 90, 91 gli ultimi 3 anni di ragioneria facevo programmazione, quindi usavo ci insegnavano a usare ehm, i computer, capito? Sì, è la terz'ultima. E la terz'ultima, l'ultima sarà quella del 26 di giugno, quindi tra 2 giovedì. E poi, come vi ho detto, ci rivediamo poi a dopo la metà di settembre. Lasciamo passare l'estate in pace. Poi, vabbè, se capita qualche pomeriggio che mi capita di essere libero o cosa, facciamo che, faccio una diretta live. Se capita, ok, se no, comunque noi rimaniamo d'accordo, ma lo ripeterò ancora. Io sono ragioniere e programmatore, ma i programmi che ho imparato io non si usano più. I programmi che ho imparato io erano il COBOL, il DOS e il Pascal. Il COBOL, il DOS e il Pascal. Il Pascal credo che non si usi più. Il DOS più o meno, e il COBOL lo usano, che io sappia, lo usano le grossissime aziende ancora, probabilmente lo usa qualche grossa azienda il COBOL, ma non... Tu fai i video, io li guarderò e anche Sergio sicuramente. Top. RPG l'ho intravisto per 6 mesi l'RPG, perché nell'azienda dove ero andato a lavorare utilizzavano l'RPG e l'ho visto per 6 mesi. Poi quando mi sono diplomato sono andato a lavorare in questa azienda e appunto avevano RPG, però io sono stato lì poco e quindi l'ho usato poco, cioè usavano ancora le schede perforate, tu figurati.
su una macchina e poi avevano i floppy disk, quelli grossi così, no? Avevano i floppy disk, quelli grossi così, col caricatore, con 10 dischi, cos'è che era? Tu figurati, tempi che furono. Va bene, e che dirvi di più? Io vi ringrazio per avermi guardato e ci vediamo giovedì prossimo, il 19, alle 9:30, sempre qui su YouTube, domani sera con un nuovo video e mi raccomando, come sempre, mi raccomando, se uscite fuori, copritevi perché fuori fa freddo. Ciao a tutti, ci vediamo giovedì prossimo, il 19 alle 9:30. Ciao! Se uscite, copritevi. Siccome che queste sono frasi invernali, che io dico d'inverno, ormai siamo ad agosto, tra un po', e quindi va sempre bene. Ciao, ciao.